Buon venerdì pomeriggio a tutti. Come avrete notato, negli ultimi anni è sbocciata la passione nei confronti di binocoli angolati in grado di utilizzare oculari di varia focale. Sempre più lettori che osservano con il classico 8x42 mi contattano per avere qualche consiglio per gli acquisti. Anche molti astrofili iniziano ad affiancare, se non addirittura a sostituire il proprio telescopio con uno strumento ottico così universale e rapido da gestire come il binocolo angolato di medio e grande diametro. Proprio per questo motivo ho deciso di preparare una video recensione di uno degli ultimi esemplari arrivati qualche settimana fa in Italia del binocolo Oberwerk BT70XLD. Come avete presagito, possiede ottiche ED a bassa dispersione, un diametro degli obiettivi di 70 mm e costa attualmente 1.199 euro. Nel prezzo troverete una coppia di oculari, una valigetta rigida e il binocolo beneficia di 3 anni di garanzia. Su Binomania inoltre potrete leggere come sempre un articolo molto esaustivo che in questo caso è stato scritto nel 2019. Ci vediamo dopo la consueta ma breve sigla. A tra poco. Per quanto riguarda i dati tecnici dichiarati dalla casa madre, vi posso confermare che il binocolo ha una lunghezza focale di 390 mm, ha un campo visivo con gli oculari di serie che forniscono 28x pari a 2,5 gradi e una estrazione pupillare degli oculari di 18 mm. Inoltre la distanza minima della messa a fuoco dichiarata è in 25 metri, ma poi vi dirò che ho ottenuto il risultato migliore. La mia bilancia elettronica inoltre ha stimato un peso senza tappi e oculari pari a 3.926 grammi. Kevin Busarov, che è il patron di Oberwerk, nonché l'ideatore di questi nuovi binocoli, mi ha confermato che il binocolo è impermeabile e riempito di azoto. Tutti i componenti hanno guarnizioni o ringhi in gomma, anche il giunto tra la piastra posteriore e il corpo. Tuttavia non è considerato totalmente resistente alle intemperie e quindi non dovrebbe essere lasciato all'aperto durante delle pessime condizioni atmosferiche. Questo binocolo è disponibile in 2 colorazioni, questo bellissimo e molto elegante bianco perla, e poi è disponibile anche in una colorazione grigia. Ci sono sempre degli inserti anodizzati rossi. Come potete vedere, l'azienda americana è molto attenta alle rifiniture. Anche in questo caso non ho notato difetti per quanto riguarda la fase di verniciatura, neppure graffi o residui di vernice all'interno degli obiettivi. È possibile montarlo su dei comuni treppiedi fotografici grazie al piedino di serie che è dotato di un foro filettato con passo da 1/4 e da 3/8, mentre è presente una maniglia che è dotata di binario Picatinny che consente di utilizzare decine di accessori come ad esempio i red dot, i cercatori astronomici e altro ancora. Anche se non ho avuto modo di provarlo, confermo che Kevin Busarov ha previsto una serie di treppiedi, forcelle e teste specifiche per questa gamma di prodotti. Vi rimando al sito ufficiale americano dove potrete trovare tutti i prodotti per utilizzare e montare questo binocolo. Come i fratelli con obiettivi da 82 mm da 100 mm, anche il piccolo 70 è stato dotato di paraluci estraibili. Il suo maggior pregio tuttavia è la possibilità di accettare degli oculari astronomici da 31,8 mm di diametro, meglio se originali come in questo caso gli Oberwerk in dotazione, poi vi spiegherò il perché. Il sistema di messa a fuoco è individuale, l'ho provato comunque con vari oculari, dai Baader Morpheus ai Vixen LV ai Docter UVA da 12,5 sino ad esempio ai Televue Panoptic. In questo frangente ho comunque sempre raggiunto una perfetta messa a fuoco. Mi pare che sia anche migliorato il pescaggio del fuoco rispetto al primo esemplare di BT100 che avevo provato forse un paio di anni fa.
Per chi volesse dedicarsi anche al birdwatching e non solo alle osservazioni a lunga distanza e quelle astronomiche, ho misurato una minima distanza rimessa a fuoco che è decisamente migliore di quella dichiarata dall'azienda. Con gli oculari in dotazione infatti è di solo 10 metri. Da questa distanza occorre ruotare l'oculare di circa un giro in senso orario per raggiungere l'infinito. L'Oberwerk 70 si avvale di doppietti da 70 mm in vetro FK61. È un vetro a bassa dispersione che fornisce delle ottime prestazioni nel mero uso visuale. Le immagini infatti sono nitide e contrastate. La resa con gli oculari di serie è leggermente calda, ma si mantiene tutto sommato su valori neutri. Oberwerk inoltre garantisce immagini totalmente prive di aberrazione cromatica sino ad almeno 56x, grazie ai nuovi oculari forniti in dotazione, e non posso che confermarlo. Come vi avevo già anticipato, è possibile anche utilizzare i comuni oculari astronomici. È fornito però di serie con degli oculari dedicati da 14 mm di focale che forniscono un campo apparente molto elevato, che è di ben 70 gradi, e sviluppano in questo caso 28 ingrandimenti. La pupilla di uscita fornita è pari a 2,5 mm e ha un ottimo valore che consente di avere immagini ancora discretamente luminose e un'ottima fruibilità della pupilla d'uscita, che a tali valori presenta ben poche difficoltà di visione. Con gli oculari di serie l'intervallo della distanza interpupillare è decisamente elevato. Ho calcolato tra i 57,2 mm e gli 81 ed è quindi di facile utilizzo anche per i ragazzi. Alla mia distanza interpupillare, che è di 65 mm, quella tra gli oculari è pari a 13,70 mm. Sono inoltre disponibili altre due coppie di oculari dedicati con uno schema ottico composto da ben 8 elementi e che inquadrano anch'essi un campo apparente di 70 gradi. Si tratta di una versione da 22 mm che fornisce 18x e che ha un'estrazione pupillare di 16 mm e una versione, diciamo così, più spinta da 7 mm che fornisce ben 56 ingrandimenti, che ha oltretutto un'estrazione pupillare di circa 18 mm. Entrambi gli oculari accettano filtri astronomici e hanno un diametro del barilotto pari a 31,8 mm. Possiedono inoltre una qualità ottica ottima e un pregevole contenimento delle aberrazioni geometriche. Mi sento di consigliare soprattutto perché i nuovi oculari sono differenti dalle demo che avevo provato anni fa e ora possiedono una zona del barilotto di forma vulcanica che aumenta il comfort osservativo anche alle persone con una distanza interpupillare piccola. Sono venduti in coppia a 270 euro IVA inclusa. Per ciò che concerne i prismi, mi sono sembrati dei componenti di alta qualità. La loro uscita libera è di ben 24 mm e con gli oculari in dotazione la pupilla di uscita si è rivelata perfettamente circolare.
Passo ora a descrivervi le aberrazioni cromatiche e geometriche che ho percepito durante l'utilizzo sul campo. Con gli oculari di serie la percezione dell'aberrazione cromatica è minima. Direi che al centro del campo e nelle comuni condizioni di illuminazione è molto difficile da percepire, anche se analizzata da appassionati molto esigenti. Mi pare addirittura migliore delle versioni di maggior diametro, quindi da 82 mm e da 100 che ho testato, anche se non mi è stata concessa la possibilità di fare una comparativa sul campo. Ma ragazzi, il cromatismo laterale è minimo e si nota a partire da circa il 70% dal centro del campo di vista. La curvatura di campo è molto ben contenuta e percepibile, ma in maniera limitata anche nell'osservazione astronomica. Nell'uso diurno consente di ottenere un'ottima visione dei dettagli sino ai bordi del campo. Ovviamente tale caratteristica dipenderà anche dallo schema ottico degli oculari utilizzati, qualora voleste ad esempio osservare con quelli che avete comprato per i vostri telescopi. Con gli oculari di serie si nota anche un poco di distorsione angolare a cuscinetto, ma devo dirvi che anche a medio-alti ingrandimenti il panning è molto rilassante. Come affermato, quindi la resa ai bordi è buona e la puntiformità al centro del campo è ottima. Gli oculari di serie sono anche molto adatti alle osservazioni astronomiche perché sono ben corretti, si percepisce soltanto un po' di degrado, molto probabilmente della coma, ai bordi estremi del campo. Questo panorama stupendo che vedete alle mie spalle ritengo che sia perfetto per un binocolo angolato di questa qualità. Infatti l'Oberwerk BT70 è indispensabile per osservare i panorami terrestri perché è abbastanza luminoso e grazie al medio diametro risente anche poco della turbolenza diurna. In tale frangente, ad esempio, penso sia preferibile acquistare la versione bianca, che oltretutto riflette maggiormente i raggi del sole senza far scaldare troppo il tubo ottico. Nell'uso diurno gli oculari di serie che forniscono 28 ingrandimenti sono perfetti, ma nelle giornate poco assolate è possibile spingersi senza alcuna difficoltà anche a ingrandimenti pari al doppio. Di notte poi l'Oberwerk BT70 XLD è perfetto per l'osservazione di ampi campi stellari, oppure delle Pleiadi, oppure di galassie luminose come ad esempio la galassia di Andromeda, meglio conosciuta dagli astrofili come M31. Osservati sotto un cielo molto terso, lontano dall'inquinamento luminoso, offrono uno spettacolo incredibile per chi è appassionato di questo genere di osservazioni a grande campo. Le ottiche ED in dotazione oltretutto forniscono anche delle prestazioni di tutto rispetto, sempre in proporzione al proprio diametro, anche per ciò che concerne ad esempio l'osservazione lunare. Rammento che quando nel 2019 provai uno dei primi esemplari arrivati in Italia, osservai Giove e la macchia rossa, ma anche la divisione di Cassini di Saturno senza particolari problemi. Soprattutto osservando la Luna, che è possibile, a dispetto della sua corta focale e del piccolo diametro, compiere delle osservazioni che vanno al di là della mera e fugace occhiata effettuata ad esempio con il classico binocolo 16x70. Si notano infatti varie rime lunari e decine di microcrateri, come ad esempio quello all'interno di Tolomeo, nonché delle rupi e vari domi lunari. Insomma, un plauso quindi a Oberwerk per aver creato un piccolo gioiellino in grado di far trascorrere molte ore ai fortunati proprietari tra cielo e terra. Vi sintetizzo come sempre i pregi e i difetti che ho riscontrato durante l'utilizzo sul campo. Per quanto riguarda i pregi, direi innanzitutto le ottiche ED a bassa dispersione, gli oculari di serie che sono molto performanti, la qualità delle rifiniture che è ottima, la sua compattezza, la sua leggerezza e il rapporto comunque prezzo-prestazioni. Tra i difetti potrei citare che i tappi di metallo alla lunga possono rovinare la vernice satinata all'interno del tubo. Per un uso prettamente naturalistico invece prediligerei vedere, oltre alla versione grigia, anche una bella versione camouflage. In definitiva, l'Oberwerk 70 XLD si è dimostrato un valido binocolo angolato, possiede ottiche ED di buona qualità, la resa dei colori è neutra, la nitidezza e il contrasto sono eccellenti, si presta non solo alle osservazioni terrestri come in questo caso e a quelle stellari a bassi ingrandimenti, ma anche per intrattenere amici appassionati su soggetti celesti come la Luna o i pianeti più grandi, mostrando sempre dei dettagli interessanti in proporzione al suo diametro.
un plauso finale. Inoltre nuovi oculari che evitano il problema della collimazione dovuta ai barilotti dal bordo scanalato, che è una delle cause principali di disallineamento quando si utilizza un binocolo, e che sono un ottimo compromesso tra la nitidezza, il contrasto, l'estrazione pupillare, il campo inquadrato e il contenimento delle aberrazioni geometriche. Vi saluto confermando che questo binocolo potrebbe essere un valido acquisto per chi possiede già un telescopio da almeno 150-250 mm e che vuole assaggiare il mondo dei binocoli angolati con ottiche a bassa dispersione senza spendere cifre elevatissime. Io ringrazio Kevin Busarov per le informazioni ricevute e la Robel SNC di Robiate, che mi ha spedito un altro esemplare per consentirmi di girare questa video recensione, come sempre spero in maniera imparziale. Io termino qui, ci vediamo tutti i giorni su binomania.it e venerdì prossimo sempre alle ore 20 su questo canale YouTube. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi a questo canale e divulgatelo ai vostri amici, a conoscenti appassionati di ottica proprio come noi. A presto ragazzi e buone osservazioni!